Ciao, come ti chiami? It's me, Mario! Io sono Sonic. Come vi descrivereste in 3 parole? Salta, corri, pizza! Veloce, blu, chili dog. Sonic, forse dovresti mangiare meno chili dogs. Non vorrei che un giorno non riuscissi a correre così veloce. E tu, Mario, quanti funghi ti servono per saltare più in alto? Basta, ragazzi. Parliamo delle vostre avventure. Qual è stata la vostra missione più difficile? Sicuramente salvare la principessa Peach dalle grinfie di Bowser. Quel Koopa ha sempre nuovi trucchi nella sua manica. Affrontare il dottor Eggman non è una passeggiata nel parco. Ma battere il suo robot gigante The Tag è stato epico. Eggman? Ti serve aiuto per combattere un uovo? Forse dovresti portarti qualche attrezzo dal mio carrello. Ah ah ah. Grazie, Mario. Ma penso che il mio spin dash sia più che sufficiente per aprire quelle uova. Cambiamo argomento. Parliamo delle vostre abilità speciali. Mario, come ti senti quando ottieni una stella invincibile? Wahoo! È fantastico! Mi sento imbattibile e posso correre attraverso i nemici come fossero fatti di burro. Ah, invincibile per qualche secondo, eh? Prova a mantenere quella velocità per un'intera zona. Oh, almeno non devo preoccuparmi di finire fuori pista alla velocità della luce. E tu, Sonic? Cosa provi quando raccogli un Chaos Emerald e ti trasformi in Super Sonic? Ah, è una sensazione indescrivibile. Sono più veloce, più forte e posso volare. E niente può fermarmi. Fino a quando non trovi una buccia di banana sulla strada. Oh, giusto? Guarda chi parla. Il re delle bucce di banana in Mario Kart. Ora, Sonic, una domanda un po' scomoda. Ma la Toei Animation non si è arrabbiata per il fatto che la tua trasformazione in Super Sonic assomiglia molto a quella del Super Saiyan in Dragon Ball? Sonic, non vorrei che Goku ti venisse a cercare per una chiacchierata. Beh, devo ammettere che ci sono delle somiglianze, ma sai, l'ispirazione può venire da ovunque. E poi chi non vorrebbe avere un look così figo? Vero, ma occhio ai fan di Dragon Ball, sono molto protettivi. Nessun problema, Mario. Io corro troppo veloce per essere preso. E poi nel mondo dei videogiochi l'ispirazione è sempre reciproca. Basta che nessuno cerchi di saltare su funghi giganti, giusto? Su questo hai ragione, Sonic. Bene, ragazzi, cerchiamo di mantenere la calma. Ora, una domanda un po' più personale. Cosa fate nel tempo libero quando non siete impegnati a salvare il mondo? Mi piace giocare a tennis, golf e ovviamente cucinare un bel piatto di spaghetti. Io adoro fare delle lunghe corse per rilassarmi. E a volte sfidare i miei amici a qualche corsa amichevole. Corse amichevoli? Sicuro che non sia solo per vantarti di quanto sei veloce? E tu, Mario? Sicuro di non sfidare a tennis per mostrare che non sei bravo solo a saltare? Mario, alcuni critici hanno detto che molti dei tuoi giochi seguono sempre lo stesso schema. Salvi la principessa Peach da Bowser. Non pensi che sia ora di cambiare un po' la trama? Già, non ti stanchi mai di vedere Bowser? Wahoo! Beh, sai, se qualcosa funziona, perché cambiarlo? E poi ogni avventura ha le sue sfide uniche. Ma capisco cosa intendi. Magari dovrei prendere una vacanza e lasciare che Luigi si occupi di Bowser per un po'. O magari alla principessa Peach piace essere catturata da Bowser. Mamma mia! Cosa intendi con questo? Chi vincerebbe in una gara di corsa? Mario con uno dei suoi kart o Sonic a piedi? Ma sul serio? Io sono il più veloce del mondo! Nessun kart può starmi dietro! Forse con un po' di strategia e qualche guscio rosso potrei metterti in difficoltà. Gusci rossi! Hai bisogno di trucchi per vincere! Io vinco con la pura velocità! Ah, ma non dimenticare che la strategia fa parte del gioco, non è solo questione di velocità. Già, perché senza quei potenziamenti non avresti speranze. Forse dovresti provare a guidare un kart. Vediamo come te la cavi. Sembra che questa discussione potrebbe durare all'infinito. Prossima domanda. Chi di voi due è il miglior eroe? Sono io, ovviamente. Salvo il mondo intero dalle grinfie del dottor Eggman in continuazione. Non dimenticare che anche io ho salvato il mio mondo più volte di quanto tu possa contare, e non solo dal solito cattivo. Già, ma io lo faccio a velocità supersonica. Tu prendi il tuo tempo, saltando da un fungo all'altro. Almeno i miei nemici sono un po' più creativi di un tizio baffuto, grasso, con un nome ispirato a un uovo. E i tuoi nemici?
Una tartaruga gigante o drago? Non si capisce cos'è, che non sa mai quando arrendersi? Ok, passiamo alla prossima. Chi è più popolare tra i bambini di oggi? Beh, io sono stato il preferito di molte generazioni. Tutti conoscono il mio It's me, a Mario. Forse, ma i bambini amano la velocità e l'azione. E chi meglio di me per offrirgliela? Sempre con questa velocità. Non è tutto, sai? I miei giochi offrono divertimento e sfide per tutti. E i miei offrono adrenalina pura. Facciamo una sfida e vediamo chi attira più pubblico. D'accordo, ma non piangere quando vedrai che la gente ama ancora le vecchie buone avventure del regno dei funghi. Ciao a tutti, sono Emanuele Anastasio e grazie alla mia agenzia Insane e Paramount Picture ho avuto l'incredibile opportunità di partecipare all'anteprima di Sonic 3. Tranquilli, niente spoiler. Che dire, è un'esperienza spettacolare. Questo film è un must per tutti i fan di Sonic. L'azione è pura adrenalina, la CGI è stata migliorata tantissimo e ogni scena è un piacere per gli occhi di un fan di Sonic. E poi ragazzi, Jim Carrey, beh, lui è semplicemente straordinario. Ok. Facciamolo! Le sue interpretazioni sono sempre una garanzia, ma la vera sorpresa, ragazzi, è Shadow. Guarda che più parli, più forte ho voglia di colpirti. Il suo design è incredibile e durante i combattimenti vi lascerà senza fiato. Mi hanno regalato un album per le figurine, eccolo qua, stupendo, che non lo prendo da quando ero piccolino. Guarda, è fantastico, dedicato ovviamente al film di Sonic 3. E in più questo cappellino di Babbo Natale a tema Sonic. Eccolo qua, sono tornato bambino. Comunque, fidatevi, il 1° gennaio correte al cinema perché Sonic 3 è un'esperienza incredibile. Ed è un'esperienza da vivere solo e esclusivamente al cinema. E detto questo, ragazzi, torniamo alla doppia intervista. Andiamo avanti con altre domande. La prossima è per entrambi. Qual è il vostro power-up preferito? Sicuramente il fiore di fuoco! Wahoo! Adoro lanciare palle di fuoco e far fuori i nemici con stile! Per me, gli anelli Power. Quando li raccolgo tutti posso trasformarmi in Super Sonic e sfrecciare ancora più veloce. Interessante. Ora torniamo a una domanda che potrebbe farvi discutere. Chi ha la migliore colonna sonora nei propri giochi? Le mie colonne sonore sono iconiche! Chi non conosce il tema di Super Mario Bros? È un classico senza tempo! Certo, Mario. Ma hai sentito le tracce di Sonic Adventure? La mia musica è elettrizzante e carica di energia. Sì, ma la mia musica è riconosciuta ovunque, anche dai non giocatori. È parte della cultura pop. Forse. Ma le mie tracce sono perfette per chi vuole correre a tutta velocità. Non serve la nostalgia per apprezzarle. La nostalgia ha il suo valore, amico mio. Non sottovalutarla. Passiamo alla prossima. Qual è stato il momento più emozionante della vostra carriera? Credo che uno dei momenti più emozionanti sia stato la prima volta che ho salvato la principessa Peach. Era il culmine di una grande avventura. Ah, per me è stato sconfiggere Perfect Chaos in Sonic Adventure. Salvare il mondo con la mia velocità e forza è stato indimenticabile. Chi ha il miglior amico? Luigi è il miglior fratello e amico che posso chiedere. Sempre al mio fianco, pronto a tutto. Tails è il compagno perfetto. Ingegnoso, leale e sempre pronto a volare in mio soccorso. Certo, ma senza Tails saresti perso più spesso di quanto ammetti. E tu senza Luigi? Almeno Tails può volare, mentre Luigi... beh, salta solo un po' più in alto. Luigi ha salvato il mondo da solo più volte di quanto tu possa immaginare. È un eroe a tutti gli effetti. Sicuro, sicuro. Forse dovremmo organizzare una gara tra Tails e Luigi per vedere chi è il miglior assistente. Perché no? Ma non sorprenderti se Luigi ti dà una bella lezione. Mario, cosa pensi delle critiche che dicono che il tuo film del 2023 è stato più una mossa commerciale che una vera e propria avventura? Beh, è naturale che ogni film abbia un componente commerciale, ma abbiamo messo tanto impegno nel creare un'avventura che piacesse ai fan. E poi il successo al botteghino parla da sé. Sicuro, Mario, ma non è solo questione di vendite. La storia deve coinvolgere e non sembrare solo una scusa per vendere gadget.
gadget. La nostra storia ha coinvolto milioni di spettatori, Sonic. Forse sei un po' geloso del nostro successo. Se create contenuti, podcast o video interviste, dovete assolutamente conoscere questo nuovo editor che si chiama Riverside. È la piattaforma numero 1 per registrare o produrre video e audio di altissima qualità, direttamente online. Con Riverside non importa se siete in città o in mezzo a nulla, la qualità resta sempre la stessa. Parliamo di registrazioni in 4K per video e audio, non avendo anche una postazione professionale. E sapete qual è la cosa più comoda? Potete registrare direttamente dal browser o da cellulare, ovunque voi vi trovate. E adesso c'è anche l'opzione di trascinamento automatica dei vostri episodi. È utile per creare sottotitoli o riassunti scritti in un attimo. Inoltre potete fare editing direttamente sulla piattaforma, grazie al loro nuovo editor intuitivo, che funziona come un editor testo video. Tagli e modifichi cancellando solo le parti che non ti interessano tramite il testo. Ha tante funzionalità di intelligenza artificiale e in particolare include anche la funzionalità Voice AI, che migliora automaticamente la qualità della traccia audio per avere un risultato ancora più professionale. Quindi, se volete portare i vostri contenuti a un livello superiore, date un'occhiata a riverside.fm. Link in descrizione. Provatelo e fatemelo sapere nei commenti. Sonic, alcuni critici hanno detto che il tuo secondo film è stato troppo caotico e ha cercato di mettere troppi elementi in una sola storia. Come rispondi a queste critiche? È stata una scelta coraggiosa, abbiamo voluto dare ai fan tante emozioni e avventure. A volte un po' di caos rende tutto più divertente. Sì, ma forse avresti potuto rallentare un po' per dare al pubblico il tempo di respirare. Non tutti possono seguire il tuo ritmo supersonico. Forse, ma almeno il nostro film non ha avuto bisogno di ripetere lo stesso vecchio schema di salvataggio della principessa. La nostra trama ha il suo fascino e funziona, Sonic. E non dimenticare che anche il tuo primo film è stato un po' semplice. Calmi ragazzi, passiamo alla prossima. Mario, cosa rispondi a chi dice che il tuo film ha fatto troppe concessioni ai fan sacrificando una trama più innovativa? I fan sono la ragione per cui facciamo quello che facciamo. Volevamo onorare la loro passione e creare qualcosa che celebrasse le loro avventure preferite. Certo, ma a volte bisogna anche saper innovare. Non puoi sempre contare solo sulla nostalgia. Almeno noi sappiamo come soddisfare i fan, senza doverci preoccupare di incidenti stradali e umani imbarazzanti. Quegli elementi hanno reso il nostro film unico e divertente. A volte uscire dagli schemi ripaga. Pensate che i vostri film abbiano fatto giustizia ai vostri personaggi e alle vostre storie? Assolutamente sì! Il nostro film ha catturato l'essenza del regno dei funghi e ha portato i nostri personaggi amati sul grande schermo in modo fedele. Sicuramente! I nostri film hanno portato l'azione e l'avventura di Sonic al cinema, mostrando quanto sia spettacolare il nostro mondo. Speriamo solo che i prossimi film non siano troppo caotici e riescano a tenere il pubblico interessato senza confonderlo. E speriamo che il prossimo film di Mario abbia una trama un po' più originale, invece di riciclare sempre la stessa storia. Perfetto ragazzi, grazie per averci donato il vostro tempo prezioso. Ma adesso faccio la mia ultima domanda e chi mi risponde per primo vince un premio. La domanda è: perché sento odore di burro di noccioline quando mi sfrego forte gli occhi? Sono Mario, il baffuto, il re dei tubi verdi. Da anni salto tutto tra blocchi e gusci verdi. Con uno cappello e un cuore italiano, il mio power rap è sbloccato. Basta un mamma mia e la stella è già mia. Sono